Ciao a tutti, ma da quanto... Oddio, come ero girata. Ciao a tutti, ma da quanto tempo è che non provavo una fototrappola e soprattutto di questo marchio EpiMan? Era da tantissimo tempo che non ne sentivo più parlare, chissà dove erano finiti e si sono rifatti risentire con questo loro nuovo prodotto. Sarà perché una volta li ho sempre chiamati Apeman, forse se la son presa, non so, mi piaceva così tanto chiamarli in questa maniera italianizzata. Comunque, questi prodotti qua si sono aggiornati parecchio perché ci sono varie migliorie rispetto ai modelli di 2-3 anni fa che provavo all'epoca, addirittura all'interno c'è anche la memory card, quindi c'è tutto l'occorrente per iniziare a registrare fin da subito. Il contenuto della confezione: ci sono tutti gli accessori per fissarla al muro, tasselli, viti, una cinghia, cavo per il trasferimento dati, purtroppo mini USB. Io cosa faccio? Quando devo scaricare i dati tolgo la memory card e la vado ad inserire nel computer. Micro SD da 16 GB all'interno, nulla di eccezionale, però non c'è bisogno di avere prestazioni così esagerate per registrazioni con questo tipo di prodotti, ed il manuale utente. Peccato solamente per le pile stilo, se ci inserivano anche le pile in dotazione eravamo veramente al top. La costruzione è interamente in plastica, ma a dir poco resistente, e non può mancare la certificazione IP66. Ha sempre la classica forma a scatolotto e non so perché mi ricorda un po' le maschere di Chernobyl, insomma tutte le mie pare mentali. Il peso 305 grammi senza le batterie integrate, abbastanza pesantuccio una volta che andrete ad inserirle. Sulla parte frontale c'è il sensore da 20 megapixel, ovviamente sono interpolati, dovrebbe essere un sensore da 8 megapixel. Qua sotto ci sono i 40 LED ad infrarossi e i due sensori di movimento laterali 30 gradi più 60 centrali, per un totale di 120 gradi come sensore di movimento. Poi è presente l'attacco a vite sul fondo, sul retro, e poi qui lateralmente c'è l'entrata di alimentazione se non volete inserirci le pile stilo. Purtroppo l'alimentatore non è incluso in confezione. Andandolo ad aprire c'è all'interno uno schermo da 2,4 pollici, non ha chissà quale risoluzione, però comunque ben visibile per visionare l'anteprima di ripresa ed effettuare la configurazione. E poi qui a fianco basta aprire questo sportellino e si andranno ad inserire le 8 pile stilo. Non è necessario inserirne proprio 8, funziona anche con 4, però ovviamente la durata andrà a risentirne. Le registrazioni arrivano fino al Full HD a 30 fps, almeno così da quello che si vede dalle proprietà video, perché come potrete vedere anche voi, secondo me non supera mai i 25 fps, secondo me c'è una media di 20-25 fps così ad occhio nudo. Gran pregio però è l'angolo di registrazione di 116 gradi, quindi angolo di registrazione molto ampio. A rilevamento di movimento si può impostare una registrazione di o solo foto o solo video, oppure foto più video. Regolare la sensibilità dei sensori, si può bloccarla con una password, abilitare il timestamp con la temperatura ambientale, avviarla con un timer, fare fino a 3 scatti continui e registrazioni da un minimo di 3 secondi fino a un massimo di 3 minuti. E tutte queste opzioni sono, come avete visto, regolabili tramite i tasti fisici qui sotto. Al cambio tra il giorno e la notte sentirete un leggero clac quando si vanno ad attivare i sensori ad infrarossi qui davanti. Il produttore assicura un perfetto funzionamento fino a meno 20 gradi e più 60 gradi. Come vi dicevo prima, c'è sempre la classica certificazione IP66 ed è sempre consigliabile posizionare queste telecamere in diagonale se state per riprendere un sentiero, per esempio, e per non avere esposizioni al sole è sempre consigliabile posizionarla o verso il nord o verso il sud. Come vi dicevo, ho notato netti miglioramenti rispetto ai modelli passati, però ci sono sempre qualche perplessità. In Full HD potete registrare solamente uno scatto fotografico e la registrazione video. Invece, se impostate la risoluzione minima di registrazione video, potete fare 3 scatti e registrazione video. Quindi qui ci sono delle limitazioni e andrete a scegliere voi sempre in base alle vostre esigenze. Comunque vi faccio un esempio, perché se andrete ad impostare uno scatto a 20 megapixel con la risoluzione video
al massimo il passaggio tra la fotografia e il video più o meno avviene in 2 secondi circa, quindi non è rapidissimo. Il mio consiglio è quello di abilitare solamente la registrazione video, così poi se volete avere una fotografia di quello che avete ripreso, fate uno screenshot e più o meno la qualità è quella. Più o meno la registrazione o lo scatto parte dopo 2 secondi circa dal rilevamento e direi che non ha mai perso nessun colpo, perché il sensore di movimento è molto efficiente, più o meno ad una distanza di 20-25 metri lui avvia la registrazione. Loro dicono che inizia a registrare in 0,4 secondi, però no. Io da tutte le mie prove effettuate non meno di 2 secondi, mettiamo 1 secondo e mezzo, lei inizia a registrare. Qualità video e foto, più o meno siamo sulle action cam cinesi, con una buona luminosità ambientale i risultati sono buoni e la qualità cala parecchio verso sera, soprattutto se i soggetti sono in movimento si vedrà un effetto ghosting, quindi si vede il soggetto in modalità fantasma e anche per questo, come vi dicevo prima, vi consiglio di effettuare gli screenshot direttamente dai video. In notturno la qualità è buona, più o meno si vedono bene i soggetti ad una distanza massima di 15 metri, però i 40 LED ad infrarossi sono visibili, quindi il soggetto potrebbe essere infastidito da questi LED. Nel microfono ho trovato un netto miglioramento, sebbene sia mono, il microfono è posizionato qui esternamente, non internamente come le altre telecamere e si sente bene, qualità comunque da microfono mono, nulla di eccezionale, però se ci andrete a parlare si sente discretamente. Registrazioni in casa Full HD, 15 secondi di durata di registrazione. Per quanto riguarda le batterie, il produttore assicura 6 mesi di registrazione, ma almeno nel mio test che ho effettuato rilevamenti di movimento ogni ora, l'ho stressata per bene, ho consumato più o meno un 20% di batteria in 2 settimane, quindi se continuavo a utilizzarla in questa maniera più o meno andavo a coprire quei 2 mesi massimo con 8 batterie installate. Infine, per quanto riguarda le dimensioni dei file, con una registrazione di 15 secondi circa andrà ad occupare 20 mega, quindi la memory card da 16 giga all'interno è più che sufficiente. Allora, arrivando proprio alle conclusioni, queste telecamere nascoste hanno sempre avuto dei prezzi esagerati, almeno secondo me erano molto sovrapprezzate, e infatti questa ha un prezzo ufficiale di 69 euro. Ormai sarà da un mese e mezzo che la trovo in offerta, c'è sempre il coupon sotto al prezzo direttamente su Amazon, coupon da 20 euro, quindi è 49 euro. 49 euro è sicuramente più che accessibile. Le configurazioni sono molteplici, come anche i modi di utilizzo, con una possibilità di fissaggio proprio a 360 gradi. Buona registrazione in notturna, però come reattività sicuramente può solo che migliorare, però vi assicuro che con questi sensori non perderà nemmeno un soggetto in movimento. Insomma, sì, ci sono tante migliorie, però direi che le pecche di queste anticamera più o meno sono rimaste sempre quelle. 59 euro prezzo abbordabile, 70 euro direi che andiamo già ad un prezzo un po' troppo elevato. 8 pile stilo sono costose, quindi vedete sempre voi in base al vostro utilizzo se volete optare per un alimentatore esterno. Per qualsiasi altra informazione contatemi pure e alla prossima su Uwin Vlog.